Ciao a tutti, oggi vi proporrò un'altra meravigliosa ricetta dei miei nonni, una ricetta salata a cui sono molto legata perché ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia trascorsa con loro. Mio nonno quando ero piccola mi preparava sempre anche le zucchine in pastella, dei cuscinetti morbidissimi con un impasto eccezionale veramente inconfondibile. Sono trascorsi tantissimi anni ma ho ancora in mente quel sapore di quelle frittelle che mi faceva sempre lui, sia di zucchine che di melanzane, ma anche carciofi, asparagi e tanto amore. Quindi oggi sono emozionatissima nel proporre anche a voi questa specialità. Realizzarle è semplicissimo, ci vorrà davvero pochissimo tempo e sono buonissime. Ci occorreranno 3 zucchine medie, dovremo lavarle, asciugarle, privarle delle estremità e tagliarle a fette tonde, sottili ma non troppo. Ecco, non so se si percepisce dal video come deve essere lo spessore. Una volta affettate tutte, le metteremo da una parte. All'interno di una ciotola versiamo 200 g di farina 00, sgusciamo 2 uova grandi, aggiungiamo 2 bei pizzichi di sale e mescoliamo con una frusta a mano energicamente fino a far formare tutte le bollicine. Mio nonno era forte e sbatteva le uova con 2 forchette assieme, altro che frusta. Nel mentre che mescoliamo aggiungiamo 180 g di latte, poco per volta, e se vi dovesse piacere una pastella più densa basterà aggiungere 20 g di farina in più, cosa che io vi consiglio visto che comunque le zucchine restano leggermente più acquose rispetto alle altre verdure. Ed eccola prontissima, va preparata e utilizzata sul momento. All'interno della pastella immergiamo qualche fetta di zucchina e mescoliamo per farla aderire bene da entrambe le parti e tutte quante in maniera uniforme. Ci aiutiamo con un cucchiaio. Mettiamo una padella bella capiente con un po' d'olio di semi per frittura sui fornelli e facciamo riscaldare bene. Vi accorgerete che ha raggiunto la temperatura ideale quando, immergendo il manico di un mestolo di legno, inizierà a sfrigolare e a creare tutte le bollicine attorno. E ora friggiamo! Io ne friggo una quindicina per volta circa, in modo tale da gestirle meglio. Le facciamo dorare bene da entrambi i lati a fiamma alta e, se necessario, con i rebbi di una forchetta eliminiamo dalla padella qualche ricciolo di pastella perché in cottura potrebbe bruciarsi e creare quindi un brutto sapore all'olio e al resto ovviamente delle frittelle. È arrivato il momento di voltarle e vi accorgerete che sono pronte quando avranno assunto questo bel colorito dorato. Le scoliamo su carta assorbente e proseguiamo in questo modo fino ad esaurirle tutte. Ma guardate che belle bolle! Come vi ho detto a inizio video, mentre me le stavo gustando per bene, sembrano dei cuscinetti, talmente si sono gonfiate e talmente sono morbide. Le verdure all'interno resteranno appunto morbidissime, sfiziose e senza assorbire olio in eccesso. Non sembrano quindi neanche fritte, talmente sono leggere. Ed eccole prontissime, e già ne manca qualcuna, anzi, se non mi sbrigavo a fare le foto e il video finali me le avrebbero mangiate tutte così sotto il naso e sarei rimasta senza. E certo, sono troppo buone, irresistibili, non fa resistere, proprio non fa. Sono troppo contenta di averle realizzate anche in questa versione e di aver fatto il video per voi. Una poesia, buonissime, favolose da gustare con gli occhi chiusi. Provatele perché sono formidabili. Mi ricordo che mio nonno me le faceva anche senza verdure. Quando avanzava la pastella la versava nell'olio caldo e cuoceva la frittella semplice. Mi piaceva troppo. Solo che stavolta di pastella non ne è avanzata neanche un po'. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, spero che le proverete anche voi. Se le doveste provare, mi raccomando, mandatemi le vostre foto perché poi mi fa davvero tantissimo piacere ricondividerle. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!